Torta di mele e caramello, un dolce buonissimo, morbido, scioglievole dall'irresistibile profumo di mele. Iniziamo creando l'impasto, ci serviranno 2 uova che andiamo a rompere all'interno di un'ampia ciotola, aggiungiamo poi lo zucchero, io ho scelto quello di canna ma sta bene anche lo zucchero semolato, mescoliamo con una frusta a mano, dopodiché aggiungiamo il burro fuso che deve essere leggermente tiepido, quindi lasciamolo raffreddare un attimo. Mescoliamo ancora sempre con le fruste a mano e poi aggiungiamo anche un pizzico di sale perché il sale nelle preparazioni dolci sta sempre bene. Aggiungiamo poi la farina, io ho utilizzato la 00 ma sta bene anche una tipo 1 o una tipo 2 e mezza bustina di lievito per dolci, quindi circa 7 grammi. Setacciamo tutte le polveri e poi mescoliamo con la frusta. Continuiamo a mescolare finché non otteniamo un impasto omogeneo e la base è già pronta, si prepara davvero in pochissimo tempo. Infatti è una di quelle torte che preparo sempre quando devo andare a un pranzo a casa di amici o di parenti perché è velocissima da fare e piace a tutti. Trasferiamo questa base all'interno di uno stampo, il mio è da 22 cm di diametro ma va benissimo anche uno stampo leggermente più grande da 24-26, verrà una torta più bassa ma ugualmente buonissima. Ora è il turno delle mele, nel mio caso erano sufficienti 2 mele non tanto grandi, ma ovviamente utilizzate tante mele quante sufficienti per coprire tutta la superficie della torta. Io taglio le mele a spicchi, poi le pelo e poi le taglio a fettine. Faccio così per tutta la quantità di mele che ho scelto e poi non mi resta che disporle sulla torta. Qui possiamo fare tutti i decori che vogliamo. Io faccio sempre in questo modo, realizzo dei cerchi concentrici fino ad arrivare al centro e in questo modo sembra un fiore, sembra una rosa. Questa torta la prepara sempre mia mamma ed è una ricetta che le è stata data da mia zia, quindi è una ricetta che da tanti anni che abbiamo in famiglia. È buonissima e piace sempre davvero a tutti. Ne ho fatto una versione nei primissimi tempi del canale con un caramello al burro. In questo caso invece voglio realizzare un caramello diverso, solo con zucchero e acqua. Faccio sciogliere lo zucchero all'interno di un tegame a fuoco medio. Quando vedo che raggiunge il colore tipico del caramello, quindi leggermente marroncino, diciamo, aggiungo l'acqua. L'acqua deve essere bollente, quindi mentre scioglie lo zucchero dobbiamo tenerla a bollore in un fuoco vicino. Dopo aver aggiunto l'acqua spegniamo il fuoco sotto il caramello e continuiamo a mescolare con il cucchiaio fino a che non otteniamo questa consistenza. La trasferiamo immediatamente sulla torta creando dei disegni. L'importante è che il caramello sia ben distribuito su tutta la superficie. Io ho utilizzato solo 50 grammi di zucchero, se fate uno stampo più grande potete raddoppiare le dosi per avere una quantità di caramello sufficiente a ricoprire tutto lo stampo. Forno è caldo e ventilato, 180 gradi per circa 25-30 minuti e questo è il risultato. Vi lascio qui sotto nel box informazioni il link per la versione col caramello al burro perché è un risultato leggermente diverso ma ugualmente buonissimo. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i futuri contenuti. Qui vi lascio la famosa ricetta dell'altra torta al caramello che spero tanto vi piaccia e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!